Women were very important in the early spread of Christianity, mainly in the homes. Pero también dieron valiente testimonio de su fe durante las persecuciones. Today we are going to know the story of some of them who gave their lives for the love of Jesus. La primera es Santa Inés, cuyos sufrimientos están relacionados con la Plaza Navona que vemos al fondo. In this place, there is a church dedicated to Saint Agnes. The architect Francesco Borromini, one of the most famous artists of the Baroque period, was involved in its construction in the place of an ancient church. La Plaza Navona se levanta sobre los restos del estadio de Domiciano, dedicado a las competiciones deportivas y de lucha. Here we remember the struggle of a girl named Agnes for the love of Christ. The name Agnes derives from a Greek word "anios," which means chaste or pure. Sabemos muy poco de su vida y los detalles de su martirio están envueltos en la leyenda. El hijo del prefecto de Roma, enamorado de Santa Inés, fue rechazado por la mártir. Ella le dijo: «Yo estoy consagrada al Señor», por lo que este joven la denunció ante su tío el emperador Diocleciano, acusándola de ser cristiana, por lo que fue condenada a un lugar de prostitución. Aquí se conservan y veneran las reliquias de Santa Inés, que murió con tan solo 12 años por ser cristiana y por no transgredir en materia de pureza. This courageous testimony greatly inspired ancient Christians, fathers of the Church, and ancient writers such as Saint Augustine, Saint Ambrose, Saint Jerome, Pope Saint Damasus, and the poet Prudentius. They greatly devote praise to her. La hija del emperador Constantino, Constantina o también Constanza, fue muy devota de esta mártir, a quien inicios del siglo IV dedicó una gran basílica cerca de la Vía Nomentana. Come, let's see. Questi sono i resti della Basilica Costantiniana. Da qui partiva una scala monumentale dove noi ci troviamo adesso, che consentiva ai pellegrini di accedere direttamente al sito della tomba di Sant'Agnese, come spiega questa elegante iscrizione del IV secolo. Costantina volle essere sepolta in questo luogo e fece costruire un bellissimo mausoleo. Visitiamolo! Ha una forma circolare molto suggestiva ed è decorata con marmi e mosaici. Qui vediamo Cristo che consegna a San Pietro le chiavi del Regno dei Cieli e un rotolo che dimostra la sua speciale autorità sulla Chiesa. San Paolo, l'altro fondatore della Chiesa di Roma, è presente nella scena. Vedi, la volta anulare è decorata con mosaici in stile naturalistico e dettagliato, molto vicini alla tradizione classica romana e realizzati dai migliori artigiani imperiali.
VII secolo Papa Onorio I costruì una nuova basilica, ma questa volta l'altare fu posto proprio sopra la tomba di Sant'Agnese. Nel mosaico dell'abside possiamo vedere Papa Onorio I che offre la nuova chiesa. Gli architetti realizzarono 2 livelli, una zona semisepolta che avvolge la tomba e sopra di essa l'attuale basilica. Siamo davanti alla tomba di Sant'Agnese. Il nome Agnese in latino è Agnes, che significa agnello, l'animale che simboleggia Cristo, l'agnello di Dio, con cui la bambina martire si identificava, che ci racconta della sua purezza, della sua semplicità e di essere un'offerta a Dio. Per questo motivo la santa appare spesso con un agnello in braccio. Ogni anno, in occasione della festa di Sant'Agnese, il Papa benedice 2 agnelli. L'aquilana viene utilizzata per confezionare il palio, una piccola stola indossata dal Papa e dagli arcivescovi metropoliti. Il palio indica la pecora smarrita della parabola di Gesù, che il buon pastore va a cercare e quando la trova la porta sulle spalle, pieno di gioia. È un invito a imitare Gesù, il buon pastore, che ama le sue pecore e non le abbandona quando si perdono. Cecilia is another beloved saint in Rome. Let us get to know about the basilica dedicated to her. Siamo nell'atrio della basilica e del monastero di Santa Cecilia, nel quartiere del Trastevere. There are several points in common between Saint Agnes and Saint Cecilia. Both have died for their faith and both loved holy purity. In addition, the palliums made with the wool of Saint Agnes are woven by the Benedictine nuns of the monastery of Saint Cecilia. Della vita della martiri sappiamo ben poco, se no che dopo aver dato la sua vita per Cristo fu sepolta sulla via Appia, nelle catacombe di San Callisto, accanto alla tomba dei papi. Her body was brought here in the 9th century when Pope Paschal I erected the basilica. In the mosaic of the apsis is depicted Christ's blessing along with other saints including Saint Cecilia. This church was built on the top of another one, perhaps from the 4th and 5th century AD. Under the current pavement, remains of a house from the 2nd century AD and some private Roman baths have been found, where according to tradition, Saint Cecilia was martyred. Nel 1599 furono eseguiti importanti lavori di restauro. In questa occasione fu aperto il sarcofago di Cecilia e si è trovato il suo corpo ben conservato, vestito di bianco, con ancora visibili le ferite sul collo che ne hanno causato la morte. The Pope was very impressed and asked the sculptor and architect Carlo Maderno to make a statue of the saint at the time the body was found. È un'opera bellissima, un'anticipazione dell'arte barocca che cerca di emozionare lo spettatore. Maderno wanted to emphasize the positions of the fingers. 3 open fingers on the right hand indicate the 3 divine persons of the Holy Trinity, and the 1 pointed finger on the left hand indicate the unity in the Trinity, which represents Cecilia's courageous faith in the triune God.